Ciao a tutti community! Oggi porteremo la magia del Natale in casa, con delle idee semplici ma che trasmettono quel calore tipico del Natale che a me piace tantissimo. Amo l'atmosfera natalizia e fosse per me farei l'albero già a inizio novembre. Innanzitutto per una casa che sa di Natale ci deve essere senza dubbio il protagonista principale, l'albero di Natale. Ho cambiato l'albero l'anno scorso dopo quasi 20 anni. Ho scelto un albero molto folto e più alto, con brillantini e pigne sulle punte dei rami. È veramente bellissimo. Peccato che in videocamera non faccia trasparire realmente la sua bellezza. Inizio aprendo tutto l'albero. Questa operazione la trovo noiosa, però addobbarlo mi piace molto. Per quanto riguarda l'albero di Natale, il mio consiglio è di acquistarne uno bello e di buona qualità, in modo da utilizzarlo per più anni. Se acquistiamo un albero di scarsa qualità perché vogliamo spendere poco, ci si ritrova poi che pochi anni dopo bisogna ricomprarne uno nuovo. Quindi meglio spendere di più ora che poco, ma per più anni. Ho scelto il mio albero con dei brillantini. È vero, quando apro tutti i rami ne perde tantissimi, ma è comunque bellissimo. La seconda cosa molto importante per un'atmosfera natalizia perfetta è avere un albero luminoso. È sempre meglio scegliere un solo gruppo di luci che sia molto lungo in modo da avvolgere completamente tutto l'albero, piuttosto che averne diversi ma tutti corti come nel mio caso. Su questo punto io devo migliorare, perché con la logica sbagliata che avevo negli anni passati ho comprato queste luci perché di anno in anno mi rendevo conto che non erano sufficienti a ricoprire tutto l'albero, ma mi sono poi ritrovata a spendere di più comprandone diversi set. Poi ci sono addobbi vari per arricchire l'albero. Io consiglio i classici colori rosso e oro, perché sono i colori tipici del Natale e fanno di una stanza un ambiente caldo e accogliente. Potete anche abbellire gli spazi vuoti e arricchire l'ambiente con le decorazioni di Natale che più amate. Ed ecco i nostri calendari dell'avvento. Uno è del Lidl con questo Babbo Natale bellissimo e uno della Kit Kat con del cioccolato squisito. Fuori dalla porta metto questa decorazione. È sempre molto bello vedere gli addobbi già prima di entrare in casa. Quest'anno ho acquistato da Miniso o Miniso, non so come si pronunci, una cosa bellissima. Ecco a voi il mio Panda Natale, è veramente bellissimo. Bastano pochissimi cambiamenti in casa ed è subito atmosfera natalizia. Ed infine un vaso di fiori natalizi per abbellire il tavolo.
E come ogni mio video di Natale che si rispetti, non è Natale se non è presente quel profumo buonissimo di biscotti. Quest'anno vi propongo dei biscotti velocissimi da preparare che più semplici e veloci non si può. Per farli servono 4 sfoglie. Stendiamo la prima sfoglia. Prendete della Nutella o la nocciolata senza latte come nel mio caso. Mettiamo un po' di nocciolata sulla sfoglia e stendiamo bene. Se la crema è troppo densa possiamo scioglierla leggermente al microonde con pochissimo latte. Nel mio caso utilizzo del latte vegetale. Apriamo una seconda sfoglia e la bucherelliamo con una forchetta. Posizioniamo la sfoglia bucherellata su quella con la crema di nocciole. Prepariamo una teglia utilizzando la stessa carta forno presente nella sfoglia. Ora con delle formine natalizie ritagliamo dei biscotti. Mettiamo da parte i contorni che non butteremo assolutamente perché li cuoceremo e poi li mangeremo. Ora con una forchetta sigilliamo tutti i bordi. Sembrano quasi dei fiocchi di neve. Ora prendiamo del latte, aggiungiamo della cannella e mischiamo bene. Poi con un pennello stendiamo bene sulle stelline. Ed infine sulla superficie cospargiamo dello zucchero di canna. Inforniamo a 190 gradi per 15 minuti, fino a doratura. Continuiamo a fare la stessa cosa con le restanti 2 sfoglie, ma in questo caso utilizzeremo la forma di alberello. L'unico accorgimento che vi consiglio è di mettere la crema abbastanza densa. In quest'ultimo caso avevo una crema più morbida e in cottura purtroppo non è rimasta ben compatta. Ed ecco il risultato. Il profumo e il gusto sono buonissimi.
e abbiamo ottenuto dei biscotti natalizi in pochissimo tempo. Come vi avevo già detto, i contorni non si buttano, ma si mangiano. Ed ecco i biscotti di Natale facilissimi e sfiziosi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciatemi un cuore nei commenti. Vi auguro una dolce casa a tutti e vi aspetto al prossimo video.